qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro, o ascendente cancro, o luna, o Venere in cancro. Andiamo a vedere come sarà questo febbraio 2025. Vediamo cosa ci diranno le guide, i maestri attraverso i tarocchi e gli oracoli. E invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i miei contenuti, soprattutto dei podcast dell'arte sciamanica, per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà. E per chiunque non l'avesse ancora visto, ho messo l'oroscopo 2025 con tutte le 12 case astrologiche, che sono le aree principali della tua vita, nella playlist oroscopo 2025. Cliccate su playlist 2025 e scusami, playlist oroscopo, troverai oroscopo 2025 per vedere il tuo segno come cartina tornasole per quanto riguarda la tua evoluzione quest'anno. Adesso ci concentriamo su febbraio 2025. Allora, andiamo a vedere con le carte dei Sephirion. Stanno cadendo tutte, eccole qua. Allora, con le carte dei Sephirion, vediamo qual è la linea evolutiva per te in questo mese, ok? Con gli Angelion, linea evolutiva per te in questo mese. Allora, Cancro, febbraio 2025, qual è la tua linea evolutiva? Mostratemi. Speranza nel mare tempestoso, torna alla quiete dopo la tempesta. Allora, è possibile che abbiamo o possiamo avere in questo mese un momento di turbolenza emozionale che si riflette all'esterno sotto forma di immagini che la tua anima proietta come turbolenti, ed è come se c'è questa prova iniziatica da avere fede, questa speranza qui, no? Questo avere fede, la fede negli eventi che accadono, la resa incondizionata agli eventi che accadono per non protrarre karma. Va bene? Quindi resa incondizionata agli eventi. Come la facciamo? Pronunciando il mantra Emao, meraviglia. Qualsiasi cosa accade non è né male né bene, né giusto né sbagliato, togliamoci le categorie mentali per andare verso la trascendenza come vuole la nostra scuola, come vuole il divino, su cui ho progettato la mia scuola. Quindi non è né male né bene tutto ciò che accade, ma è Emao, 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 meraviglia. In questo modo torna la quiete dopo ogni tempesta, perché tu, approcciando gli eventi in modo Emao, meraviglia, qualsiasi evento sia, tu fermi un certo tipo di karma, i venti del karma, va bene? Questa è la linea evolutiva per te in questo mese. Adesso andiamo a vedere con l'oracolo delle porte cosa ci raccontano in questo mese. Mettiamone 3. Cancro, è uscita da sola alla porta del giardino, una nuova fase della tua vita. Molte di voi sono già uscite da un momento tormentato, con la porta del giardino in prima fila qua. Nuova fase della tua vita. Una nuova fase piena anche di scintilli nuovi dentro di te. Cos'altro? Eh sì, è proprio così, la porta dell'acqua, le emozioni fluiscono, ti lascerai fluire agli eventi. Molti di voi hanno già attraversato un momento tempestoso, e quindi mi mettono carte risolutive qua. Cos'altro? Assolutamente sì, la porta d'inverno. Guarda, mi stanno dicendo che molti di voi hanno già attraversato un momento molto tormentato e tempestoso su alcune questioni, ma soprattutto questioni emozionali che non si sbloccavano, no? È come se aveste già dato tanto in momenti tempestosi, avete accolto gli eventi. E qua mi stanno parlando che nel mese di febbraio ci sarà proprio una nuova fase della tua vita. Questo è il giardino dell'Eden, a cui ci si arriva dopo un periodo molto tormentato. Infatti è questa carta qui.
fatto di nuove conoscenze, nuovi progetti, dei progetti che stuzzicano l'anima, va bene? Stimolano Kundalini, energia creativa. La porta dell'acqua è una bellissima carta di fluidità alle proprie emozioni, fluire con le proprie emozioni, essere in contatto stretto con le proprie emozioni quali dei, perché le emozioni sono dei. E mi parla di una bellissima connessione emozionale dentro di te, anche fuori, con delle persone che ti sono accanto, con le quali c'è una bellissima connessione emozionale. E la porta d'inverno è proprio febbraio 2025 che mi dice tutta questa elaborazione mi dice che avverrà in questo inverno. Proprio siamo nel pieno dell'inverno con febbraio, tutta questa gestazione porterà qualcosa di meraviglioso, qualcosa di nuovo che sboccerà in primavera. Però già in questo mese io ti vedo rinato come se fosse una nuova primavera per te, di cui farai pratica in questo inverno. Belle, belle, belle queste carte, proprio belle. Vediamo un po' cosa mi raccontano sulla porta del giardino. Sulla porta del giardino per le mie ragazze e i miei ragazzi della segno del cancro, febbraio 2025. Maestri, mostratemi per favore sulla porta del giardino. L'eremita, infatti c'è una grande saggezza in te, 4 di denari, ti vedo proprio aver lavorato molto dentro di te, 5 di bastoni, 7 di bastoni, e qua c'è una prova, il 7 di spade, c'è una prova qua, c'è una prova importante. Allora, mi stanno raccontando di più cose che sono accadute con questo mare tempestoso per poi arrivare alla porta del giardino. Mi stanno raccontando prima di tutto che ci sono state delle divergenze o ci possono essere in questo mese affinché poi tu apra una nuova fase della tua vita emozionale e anche di fatto nella realtà fenomenica, divergenze di opinioni con delle persone. Divergenze di opinioni con delle persone e anche mancanza di fiducia in queste persone. Perché qua io vedo 7 di bastoni, scusami, 5 di bastoni, 7 di bastoni e 7 di spade, è come se ci fossero, può darsi che tu abbia all'interno di un contesto, io parlare di un contesto lavorativo, contesto familiare, il tuo intorno, ci può essere un litigio, c'è già stato, con una persona di cui non ti fidi, con una persona che si svelerà con un'altra maschera. Una persona di cui non ti fidi, una persona che esce allo scoperto, una persona che usa sotterfugi, e davanti alla tua saggezza saprai benissimo gestire questa situazione con l'eremita. Quindi c'è una persona o c'è una situazione con la quale tu andrai in conflitto, dove non ci si riesce a venire incontro, vedo dei limiti che vengono messi tra te e questa persona, io credo da parte tua, e quindi tu puoi anche rifugire piuttosto da questa persona, non azzuffarti più, piuttosto che continuare a voler avere ragione, perché la ragione è una parte mentale, no? Tu hai la saggezza dell'eremita che trascendi ciò che sta accadendo, ossia lo vedi come un evento EMAO, come ti ho detto prima, proprio per fare una certa esperienza emozionale che ti possa dare delle qualità e dei talenti, perché le persone sono tutte maschere del divino. Non esiste una persona distinta e separata da te, ma è un'immagine che la tua anima proietta. Questo litigio, queste incomprensioni, questa incapacità di venirsi incontro è un'immagine che proietterà la tua anima. Una persona di cui non ci si può fidare, una persona di cui scopri qualcosa o secondo me ti mette i bastoni tra le ruote, non ci si viene incontro con questa persona qui. Per alcuni di voi preferite defilarvi da questa situazione piuttosto che continuare ad azzuffarvi. Infatti 4 di bastoni mi parla di discussioni in casa, discussioni con qualcuno, discussioni per la tua stabilità o discussioni nel denaro. L'appeso, 5 di coppe, discussioni qua vedo. Discussioni. Però la porta del giardino mi sta parlando di una nuova fase della tua vita in cui tu entri grazie a questa situazione che può intercorrere in questo mese o l'hai già vissuta. Fatemi vedere un po'.
Allora, mettiamone altre sull'eredità. Il matto, il 4 di denari, il 10 di denari, 5 di bastoni, la luna, infatti ci sono delle cose, 7 di bastoni, asso di bastoni, 7 di spade, il cavaliere di denari. Sul lavoro credo ci siano queste discussioni, o sul lavoro? Sì, no, sul lavoro. Magari ci può essere stata una promessa di qualcosa che non arriva sul lavoro e c'è un litigio. Sì, un litigio per delle cose nascoste, non dette, un litigio c'è, o ci può essere stato. Però da tutto questo ne ricaverai un'esperienza emozionale che ti apre a una nuova fase della tua vita. Quindi speranza del mare tempestoso, questa situazione qui, Emao, Emao, Emao. Va bene, re di denari sul lavoro credo, o con un capo, con una persona, sul lavoro al 90%. Qual è l'energia positiva per te in questa situazione? Il 2 di denari, saprei gestire perfettamente queste cose, saprei gestire perfettamente questa situazione. Gli amanti, facendo le scelte giuste. Energia positiva ancora per te in questa situazione? Il 5 di denari, energia positiva, ci picchia. Saprai gestire perfettamente questa situazione, consapevole del fatto che quello che ti sta arrivando ha a che fare con un'esigenza dell'anima per farti vivere un'esperienza emozionale di penuria per farti fare il salto. E ti dico che qua c'è anche il re di spade. Molti di voi lasciano proprio, come ti ho detto anche qui, questa situazione e volgono la visione all'interno. È per questo che poi arrivi alla porta del giardino, ok? C'è questa fase nuova, bella, di nuovi progetti anche a livello lavorativo, creativo, di nuove conoscenze. Saprai gestirla molto bene. Ok, andiamo a vedere adesso la porta dell'acqua. Cosa mi raccontano i maestri sulla porta dell'acqua? Cosa mi raccontate sulla porta dell'acqua? La regina dei bastoni, paggio di coppe, ricevi un invito emozionale. Regina di coppe, ricevi un invito emozionale, c'è una cara amica vicino a te, una donna mi dicono, c'è una cara amica vicino a te, o una persona che ti è molto vicino a livello emozionale, ricevi un invito da questa donna, o vediamo, la forza e il 7 di denari. Guarda, qua mi stanno dicendo, mi parlano di un'energia femminile accanto a te, che tu sia uomo o donna, mi parlano di un'energia femminile per quanto riguarda la porta dell'acqua, è una persona con la quale molto amabile, una persona molto amabile che si dimostra molto amabile nei tuoi confronti, una persona che può avere o necessità della tua forza, del tuo sostegno emotivo. Mi parlano, ripeto, di una donna, un'amica, una cugina, non lo so. Mi parlano di questa donna o anche una persona di interesse che o può avere bisogno della tua forza o tu sei vicino a questa persona perché c'è un potenziamento di entrambe con la forza. C'è un potenziamento, c'è questa persona che ti dà ottimi consigli, c'è un potenziamento, una persona amabile, una persona che ti sa ascoltare da parte di questa persona qui. La porta dell'acqua mi parla proprio di una persona che fluisce nuovamente alle sue energie grazie anche a te. Allora, o sei tu che dai un supporto, vedo un'amicizia molto profonda e importante con un'altra donna qui. E vedo che c'è o questa persona ti può dare forza, sostegno, vedo un'alleanza anche per quanto riguarda una questione forse economica, un'alleanza con un'energia femminile. Un recupero, un recupero grazie a questa alleanza con l'energia femminile anche nelle questioni economiche.
Sì, ci sono i segni di fuoco qua anche, Ariete, Leone, Sagittario, Cancro come te, Pesci, Scorpione. Ok, detto questo, poi l'amore lo vediamo dopo, vediamo sulla porta d'inverno. Maestri, cosa mi raccontate sulla porta d'inverno? Mostratemi chiarimenti sulla porta d'inverno, per favore. Regina dei bastoni di nuovo. Sì, ti vedo con tanta forza, sai? 4 di spade, meditando di prendere delle decisioni importanti. 2 di coppe, vedo un accordo. 3 di bastoni. Il re di denari. Guarda, io vedo un accordo con qualcuno, questo re di denari qui. 2 di coppe è un accordo, sia sul profilo emozionale che su un profilo può essere anche lavorativo. Vedo un accordo raggiunto con una persona, un accordo pensato a lungo, che può essere, ripeto, o amoroso o lavorativo. Vedo qua pensare di prendere delle decisioni, avendo riflettuto a lungo su un accordo su cui tu ci stavi riflettendo a lungo, o un'unione su cui ci stavi riflettendo a lungo. Vedo assolutamente questo accordo raggiunto con questo re di denari, con questa persona qui. Qua vedo i segni di fuoco e i segni di terra, sono forti anche. Vedi una nuova prospettiva con questa persona, un accordo raggiunto con questa persona, è una persona ferma, una persona di spessore. Il re di denari, l'energia del re di denari nei tuoi confronti. 10 di bastoni, un accordo che è stato difficile raggiungere. Re di denari, 4 di bastoni, sì, un accordo che è stato difficile raggiungere, che però si giunge a questo accordo. Questo accordo che porta stabilità, mi dicono. 4 di bastoni, ancora re di denari. E il 3 di coppe. Qua vedo celebrazioni, festeggiamenti per un accordo raggiunto, per qualcosa che si raggiunge anche sul piano o economico o lavorativo o amoroso. Un accordo che è stato pensato, quest'unione che è stata pensata, è stata anche pesante raggiungere questo certo accordo, questa stabilità. E poi vedo celebrazione grazie a questo accordo raggiunto. Ok? Ok, adesso ragazze mie e ragazzi andiamo a vedere l'amore. Come vedete sono tutte risonanti le carte, no? Ok, vediamo sull'amore, mettiamo la prima linea sull'amore. Cosa accade nell'amore alle mie ragazze e miei ragazzi del Cancro a febbraio 2025? Prima linea sull'amore, come vanno a stare le mie ragazze e i ragazzi? Come vanno a stare? Maestri, mostratemi. Maestri, mostratemi. Amore, come vanno a stare? Il diavolo, il 9 di bastoni, il papa. Allora, io vedo una persona nella tua sfera energetica. Allora, c'è una persona a cui tu piaci tanto, c'è il diavolo, tantissimo, c'è una forte passione qui. Poi vedo 9 di bastoni e il papa. Alcuni di voi stanno proteggendo le proprie credenze, quello in cui credono, rispetto a questa persona. Perché vedo Papa e Diavolo, anche 5 e 15, no? È come se tu e questa persona foste lo specchio l'una dell'altra perfetto, in lato in luce e in ombra. Quindi qua vedo 9 di bastoni, stanchezza in mezzo a questa connessione qui. Stanchezza o anche proteggersi, proteggere le proprie credenze, come si deve fare una cosa, come vorresti che fosse fatta. Vedo che c'è un po' di tensione, un po' di stanchezza tra questa connessione qui. Magari tu hai le tue credenze, le tue cose, questo diavolo mi pare di una persona magari che viaggia per i suoi impulsi o per i suoi interessi, o è una persona molto passionale, più radicata nella materia, diciamo, e tu sei un po' più in là, diciamo, no? Con un altro tipo di frequenza. Vedo stanchezza in mezzo a questa connessione qui. Paggio di denari.
Certo che qua c'è una persona che nella tua sfera di energia non si arrende nei tuoi confronti, perché è molto attratta da te, anche quasi dipendente, mi viene da dire. Perché il Papa? La ruota della fortuna. È possibile che questa persona, sì, cavallo di spade, ti parli in modo molto serio. Arriva un cambio del destino, è possibile che questa persona ti parli in modo molto serio, con decisioni ferme che prende, nei tuoi confronti, molto serie e molto ferme. Vediamo la persona che viene nei tuoi confronti, vediamo la tua persona di interesse, la persona che può arrivare in questo mese con la quale si sviluppa questo, l'energia nei tuoi confronti. La luna, qua abbiamo la giustizia, 7 di coppe, la torre. Qua mi parlano di una persona che ha più fronti aperti. La luna, questa sei tu, Cancro, che ti tiene proprio nella sua energia, vuole fare la scelta giusta nei tuoi confronti, superando ogni tipo di paura, però ha più fronti aperti col 7 di coppe, mi dice qua, possono essere di varia natura, può essere anche un divorzio, può essere anche una causa, può essere... Vediamo un po' perché il 7 di coppe. 7 di spade. Può darsi che questa persona stia risolvendo altre cose, non te l'ha detto, non te lo dice, però vuole fare la scelta giusta nei tuoi confronti, ma ci sta pensando e meditando su. Meditando su, vedi 4 di spade. Altri fronti aperti. È come se evitasse a volte di prendere una decisione. Se è una persona nuova, io qua vedo una persona che ha più fronti aperti, una persona che ha più fronti aperti ti ha che sono altre cose da risolvere, probabilmente legate alla giustizia, e non te lo dice questo. Vediamo un po' alla fine cosa succede in amore per te. C'è come se non si fidasse di prendere decisioni giuste ancora. Vediamo un po' alla fine cosa succede per te in amore. Il giudizio, re di spade, qua c'è un chiarimento forte, l'appeso. Allora, perché l'appeso? La forza. È come se qua mi dicessero bisogna tenere duro. Bisogna tenere duro, 5 di spade. Allora, qua mi dicono che ci sarà una resurrezione con il giudizio per te in amore. Abbiamo questo re di spade che ti parla. Fammi vedere l'energia di questo re di spade, anche se è una donna, l'energia di re di spade. Infatti, 2 di coppe. Ci sarà una resurrezione per te in amore in questo mese febbraio 2024, una resurrezione, un qualcosa che stabilisce un prima e un dopo. Questa resurrezione ha a che fare con questa persona che lotta per una connessione, per trovare l'accordo con te. È come se chiedesse un po' di... Ci sono delle cose che, come ti dicevo anche qui, me lo dicevano anche queste due carte qui, ci sono altre cose che non riguardano l'amore, che hanno a che fare con l'appeso e la forza, cioè cose che riguardano altro dall'amore, circostanze esterne, questo 7 di coppe qui, circostanze altro, famiglia, situazioni legali, amici o situazioni anche di recupero dell'energia, anche malattia può essere, anche mi spiego, qualcosa che ha a che fare con recupero delle energie prima, recupero delle energie. Cioè, allora, qua ti parla una persona che è intenzionata a lottare per te e qua è come se chiedesse un po' di coraggio, un po' di forza per superare insieme qualcosa. Ecco perché ti parlava qua una persona molto determinata, perché c'era un cambio, una persona con le idee chiare e ferme, e me lo confermano qui. Poi ci sono molti arcani maggiori nella tua lettura, ciò mi significa che durante la porta d'inverno, che è proprio questo mese di febbraio 2025, con una nuova fase rinnovata della tua vita dove le emozioni fluiscono, gli arcani maggiori stabiliscono proprio un intervento divino volto a segnare un inizio e una fine, cioè una fine e un inizio, ok? Abbiamo il segno del Capricorno,
del toro, del leone, del pesci, dell'acquario, della bilancia, del cancro come te, che può essere anche ascendente, o Luna o Venere. Vediamo il positivo per te. È positivo per te il 3 di bastoni, c'è una nuova apertura di cammino e anche un po' di attesa affinché tutta questa bellezza si manifesti. Attesa che vuol dire? Non vuol dire che non le vedi adesso, è l'apertura di cammino verso il nuovo, il 3 di bastoni. Attesa nel vedere tutto ciò che è nuovo, mi spiego? Infatti paggio di spade è un'attesa per vedere cosa accade. Ancora sul lato positivo il 3 di bastoni. E la regina di coppe, qua ci sei tu, sì, io ti vedo proprio fluire alle emozioni, non devi fare niente che ricevere tutto questo. Un po' di pazienza nel vedere questo cammino nuovo, segnato per te, che ha a che fare con una felicità, un godimento, non devi fare niente tu, se non ricevere. Vedo che fluisce alle tue emozioni, assolutamente sì, in questo nuovo cammino. Carta negativa. Infatti il 4 di denari è la carta negativa, abbiamo una persona un po' testarda che non si apre subito, ora l'abbiamo potuta avere, però qua vediamo una persona che si apre, mi spiego? Allora, vediamo con i miei potenti oracoli lui-lei cosa ti dirà questa persona. Per tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Io ho desiderato fino alla disperazione di poter essere tutto per lei, fino al giorno in cui ho appreso nel dolore che è infinitamente più nobile non essere per lei assolutamente niente. Allora, o è una persona che già conosci che ha sofferto moltissimo per questa connessione per te, o una persona nuova che ha sofferto molto e quando si apre ti chiederà aiuto. Cioè aiuto, però a te piace questa cosa, mi spiego, tu gli dai questa, vedi l'intenzione reale di questa persona. Cos'altro? Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Questa testardaggine o questo un po' più di chiusura o di cocciutaggine, diciamo, è apparenza, va bene? È apparenza, perché questa persona è una persona che mostra le sue insicurezze interne. Un'altra cosa, altra carta. Con te posso essere autentico, qua ci sarà una piena autenticità. Questa cosa è molto commovente, questa accoppiata, l'appeso con la forza, perché come l'appeso riguarda situazioni esterne, altre, no? Che vede sacrificarsi la persona, la forza di supportare un certo tipo di sacrificio per andare avanti nella vita. E quindi ti racconterà delle cose, con te posso essere autentico, ci sarà molta autenticità e molta verità in questa connessione, d'accordo? Ok, quindi detto questo, ragazze e miei ragazzi, io vi invito sempre a studiare, a praticare con i miei podcast le meditazioni guidate, l'ipnosi guidata per la manifestazione della vostra prosperità in tutti gli ambiti della vita e vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.